I data center per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti sono già diventati estremamente impopolari. L'inquinamento acustico generato dai loro sistemi di raffreddamento ha raggiunto i 100 decibel e funziona ininterrottamente. Stanno prosciugando le falde acquifere in aree già carenti di risorse idriche, rendendo l'acqua marrone e contaminandola con un odore di disinfettante senza portare alcun beneficio alla comunità locale. Un rapporto della Camera di Commercio degli Stati Uniti ha rilevato che ogni data center fornisce circa 157 posti di lavoro. Per tutti questi motivi gli sviluppatori hanno stipulato accordi di riservatezza con le autorità locali e i progetti vengono annunciati solo poche settimane prima della votazione per l'approvazione. Esistono ormai quasi 200 gruppi di opposizione attivi negli Stati Uniti e il loro numero è in rapida crescita. La versione ufficiale è che gli Stati Uniti devono rimanere competitivi per battere la Cina nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale, ma questa versione non regge. Gli Stati Uniti hanno già costruito oltre 4.000 data center. La Cina si posiziona al quarto posto con 368. Sembra che si tratti dell'infrastruttura per un nuovo sistema finanziario che include la sorveglianza di massa e i sistemi d'arma autonomi per proteggerlo. Il sistema del dollaro statunitense sta rapidamente collassando, il che devasterebbe l'intera economia mondiale. L'unica soluzione che si sta delineando è l'economia agentiva basata sull'intelligenza artificiale, che richiede un'enorme potenza di calcolo. Questo nuovo sistema agentivo basato sull'IA sarà gestito da entità software autonome in grado di possedere portafogli digitali, guadagnare e spendere denaro, creare contratti ed effettuare transazioni tra loro senza intermediari umani. Questo sistema affronta il problema del debito facendo crescere l'economia più velocemente di quanto il debito si accumuli. Come il petrodollaro estende l'egemonia del dollaro statunitense senza risolvere il suo problema principale, ovvero il debito. La Banca dei Regolamenti Internazionali è la banca delle banche centrali. Gode di immunità da qualsiasi legge nazionale e i suoi dipendenti godono di immunità diplomatica. Non risponde a nessun governo al mondo e ogni banca centrale ne è membro. I BRICS sembrano essere in opposizione al sistema bancario occidentale, ma non lo sono. I BRICS sono allineati con il resto del mondo nell'adozione di questo nuovo sistema bancario digitale basato sull'IA. Tuttavia un numero crescente di analisti concorda sul fatto che si tratti di una soluzione temporanea. Dopo circa 10 anni il consumo di risorse, la perdita di posti di lavoro e l'enorme trasferimento di ricchezza nelle mani di pochi che possiedono questi agenti di intelligenza artificiale rendono inevitabile una ristrutturazione fondamentale. Eppure il mondo intero sta assecondando questo piano. La domanda è: perché? Come abbiamo spiegato nel video della scorsa settimana Il nuovo ordine mondiale, il mondo unipolare emergente si sta preparando ad un importante evento geologico che si prevede sarà catastrofico per gli Stati Uniti e vantaggioso per la Russia. Negli Stati Uniti i data center vengono costruiti nell'entroterra e su terreni elevati, lontano dalle coste. È qui che si sta spostando tutta l'infrastruttura vitale degli Stati Uniti ed è qui che i miliardari stanno acquistando milioni di ettari di terreno. La Cina sta costruendo i suoi data center nell'entroterra ed ad alta quota, ad oltre 1200 km dalle principali basi di utenti che si lamentano di latenza e sicurezza. La Cina ha anche costruito città fantasma pronte per essere abitate ad alta quota, nell'entroterra e su piattaforme geologicamente stabili. Ed ora sta usando incentivi economici per trasferire la popolazione in queste città e lontano dalla costa. Il piano ufficiale del governo russo afferma esplicitamente che l'apertura di nuove terre all'agricoltura è il trasporto più agevole delle merci nell'Artico. Sono effetti positivi del previsto spostamento dei poli. Stanno spendendo miliardi per prepararsi. Hanno approvato decine di nuove leggi volte a stimolare la crescita economica e incoraggiare la migrazione verso l'Artico, tra cui concessioni gratuite di terreno, mutui agevolati e altri benefici sociali per chi si trasferisce. Gli scienziati russi hanno concluso che 13 milioni di chilometri quadrati di territorio attualmente ghiacciato si scongeleranno presto e diventeranno il centro della civiltà russa e una terra di grandi opportunità. La Russia non sta costruendo freneticamente data center, sta approvando leggi sull'assegnazione di terreni e si sta preparando ad un'ondata di nuove masse continentali. L'atteso evento geologico catastrofico è la spiegazione più elegante per tutto il caos che sta accadendo oggi sulla Terra. Spiega praticamente tutto. Il vero mistero è questo: cosa lo sta causando esattamente e come fanno le persone più potenti del pianeta a saperlo. Report Greg Reese, traduzione e voce Dino Tinelli.